Buonasera, io faccio ricerca in astrofisica, in pratica studio come è fatto l'universo ed è un bel mestiere perché mi dà la possibilità di guardare pezzi del cielo, se abbassate per piacere un pochino le luci, che sono fantastici. Eh, Questo sembra un quadro, in realtà sembrano delle nubi in un cielo pronto al temporale. In realtà è una regione del cielo di diversi anni luce, dove c'è gas e polvere e dove si formano delle stelle, la nebulosa Testa di Cavallo. Un'altra nebulosa, molto più piccola, al centro c'è una stellina che sta per morire, ma lo fa in maniera molto lenta. E prima si libera del materiale che circonda il nucleo e nei corsi degli anni lascerà il nucleo nudo. La morte di un'altra stella. In questo caso è già avvenuta la morte attraverso un'esplosione. Guardate la perfezione di questa immagine, sembra una gigantesca bolla di sapone che sta viaggiando, si sta espandendo nello spazio alla velocità di 5.000 km al secondo. Fare ricerca scientifica in astrofisica non è solamente guardare belle immagini, si tratta anche di studiare segnale molto debole che ha viaggiato tantissimo, da molto lontano. E questo è il caso della radiazione cosmica di fondo che vi mostro tra un attimo. La radiazione cosmica di fondo è qui adesso, ci sarà per sempre nell'universo ed ha avuto origine più di 13 miliardi di anni fa, quando la materia e la radiazione hanno rotto il loro perfetto equilibrio. Da quel momento in poi la radiazione ha iniziato a viaggiare quasi liberamente e ci è giunta oggi in questa forma. I punti sono le misure, il picco di questa radiazione è nelle microonde e il modello teorico passa esattamente attraverso i punti. È l'esempio di accordo tra teoria e misura sperimentale meglio riuscita nella storia dell'umanità, dove il mondo dell'estremamente piccolo spiega esattamente cosa è successo all'inizio dei lavori dell'universo. È una delle scoperte più importanti mai fatte dall'umanità. È anche una grandissima conferma che la teoria del Big Bang è vera. Eh, per noi fare ricerca vuol dire semplicemente muoversi in territori sconosciuti e per molti questo vuol dire vincere la paura. E quello che ci fa vincere la paura è la curiosità, perché la curiosità veramente non può fermare niente. E delle volte significa anche fare delle affermazioni che possono metterci nei guai. Un esempio su tutti, Galileo Galilei, che per aver contestato le idee dell'epoca, delle autorità, per aver propagandato il fatto che non è il Sole che si muove intorno alla Terra, ma è la Terra che si muove intorno al Sole, ha passato gli ultimi anni della sua vita agli arresti domiciliari. E per me avere coraggio oggi vuol dire riconoscere che uno dei problemi fondamentali per noi è questo numero. 7 miliardi, 188 milioni, 353.390. Non è la tassa che dovete pagare per la casa, è il numero di abitanti che popolano il pianeta Terra oggi. E non è il numero in sé che fa paura o che veramente trovo spaventoso, è il fatto che siamo arrivati a questo numero in una velocità impressionante. Oggi questa è la storia della crescita demografica degli ultimi 160 anni. In 160 anni la popolazione mondiale è cresciuta di un fattore 10. Gli esperti la chiamano esplosione demografica e non ha avuto nessun rallentamento, non ha rallentato nemmeno in occasione del conflitto mondiale più importante della storia dell'umanità, la Seconda Guerra Mondiale, che ha fatto più di 50 milioni di morti in pochissimo tempo. Se andiamo un pochino più in passato,
La crescita c'è sempre stata, anche se molto più lenta. E per renderci conto da dove siamo partiti, mostro qui la storia degli ultimi 12.000 anni. L'unica volta in cui c'è stato veramente un rallentamento è stato nel XIV secolo, quando c'è stata la peste bubonica, che ha veramente devastato la popolazione mondiale, nel mondo e in Europa in particolare. Interessante vedere che tra il VI e il V secolo a.C. c'è stato qualcuno che ha scritto «Crescete e moltiplicatevi», e così è stato. Nel giro di pochi secoli, quando è nato Gesù di Nazareth, la popolazione mondiale è triplicata. E all'inizio della rivoluzione neolitica, cioè 12.000 anni fa, la popolazione mondiale era meno di 5 milioni di abitanti, in pratica la popolazione della Sicilia oggi. Questo vuol dire che abbiamo infestato il pianeta a spese di tantissime specie animali e vegetali. E questo perché abbiamo questo forte desiderio di vivere a lungo, per noi stessi e per i nostri cari. Però forse dobbiamo guardare un pochino alla nostra vita in un'altra ottica, non vivere in eterno, ma vivere bene la nostra vita e lasciare in qualche modo un ricordo, un motivo per essere ricordati per lungo tempo. E in questa occasione vi racconto una grande storia di coraggio, una storia di una persona che ha trovato il modo per essere ricordata, nonostante sia stata una storia di una persona che ha perduto in qualche modo. Erano i Giochi Olimpici di Atene nel 1896. Pierre de Coubertin volle i primi giochi dell'era moderna, questa è un'immagine dello stadio. Pierre de Coubertin è conosciuto perché disse questa frase illuminata che non è importante vincere ma partecipare. Però non tutti sanno che lui impose la regola, puoi partecipare se sei uomo, le donne non erano ammesse. In quell'epoca c'era una donna greca che volle fare la maratona. Questa è un'immagine della maratona, dei 4 partecipanti, dei 17 iscritti alla gara. La maratona era la gara più significativa. La donna che si presentò all'iscrizione si chiamava Stamata Riviti. All'epoca aveva 30 anni e aveva già avuto 2 figli, l'ultimo 1 anno e mezzo. Si presentò prima della gala per la registrazione ufficiale. Lei pensava che correndo questa gara avrebbe migliorato la sua condizione di povertà, però sfortunatamente le venne impedito di partecipare. Ma la cosa bella, la dimostrazione di coraggio, è che lei non si diede per vinta, la gara la fece lo stesso, il giorno dopo. E si parla di questo evento nei giornali dell'epoca. Corse, impiegò 5 ore e mezza, fece 40 chilometri e l'ultimo giro non lo fece dentro lo stadio perché le venne impedito di entrare, lo fece fuori dallo stadio. Attraverso questa storia lei ha voluto lasciare un segno. In realtà non è diventata ricca, non ha vinto come avrebbe desiderato, però ha lasciato memoria di sé nella storia dell'umanità successiva. Quindi non ha inventato la vita eterna, però ha inventato la vita della sua anima eterna, nei nostri pensieri, nel vostro pensiero. Grazie.